Ciao a tutti e oggi iniziamo una nuova serie. In particolar modo parleremo di Ark e andremo a vedere tutti gli aspetti per iniziare bene per chi non ha mai giocato a questo gioco. Come prima cosa dobbiamo creare il nostro avatar. Possiamo scegliere tra un maschio oppure una femmina. Io naturalmente mi farò la femmina. Come potete vedere qui abbiamo il colore della pelle. Vabbè, un normale diciamo, personalizzazione del personaggio. La cosa importante che ci tengo a dire è che naturalmente per la zona di nascita scegliete una zona dove c'è scritto easy. Vedete che poi è suddivisa in facile, media e poi difficile. Questo è consigliabile di scegliere sicuramente una zona facile perché ci sono animali che non vi attaccheranno, perlomeno ce ne sarà, ce ne saranno pochissimi. Invece nelle zone hard sono piene di animali carnivori, quindi è molto molto pericoloso e non riuscireste a sopravvivere almeno ai primi livelli. Naturalmente qua mettete il nome del vostro personaggio, non lasciate umano perché ho visto molta gente che si chiama umano, ma lì dovete soltanto cancellare e mettere un nome che vi piace. Allora, eccoci qua. In questo primo tutorial giocherò su la mappa di Scorched Earth. Ve ne faccio vedere. Proprio perché qua non ho mai giocato, quindi ho il personaggio a livello 1, questo mi aiuterà anche a fare il tutorial. Allora, come prima cosa dobbiamo sopravvivere. Ah, ma qua non c'è un po' d'acqua. Ecco, già siamo attaccati da questo qui. Aiuto! Meno male che non c'erano nelle zone easy animali. Ah, aiuto! Beh, come avete visto non è che siano zone molto easy perché c'era già un uccello del terrore, quelli sono aggressivi e mi ha fatto fuori. Comunque cerchiamo di continuare sperando che qui, vedo che là c'è un pontaferuglio. Dunque, allora, qui intanto c'è scritto livello disponibile, accedi all'inventario per applicarlo. Infatti, dobbiamo fare tasto I e qui abbiamo tutti dei parametri che poi vi spiegherò in un altro video. Dobbiamo andare a mettere il punto qua, perché vedete che qua lampeggiano tutti i più. Allora, io adesso mi andrò ad aumentare, consiglio di iniziare così, perché perché praticamente ogni volta che noi andremo a mettere nel nostro inventario degli oggetti, ogni oggetto avrà il suo peso, quindi per poter riuscire a trasportare il più possibile, non tantissimo, però diciamo un po' di roba, dobbiamo un po' aumentare il peso. E poi naturalmente quando invece andremo a superare il peso disponibile, cioè magari metto 100 kg che posso tenere, io ho roba per 200 kg, non mi muoverò più, quindi bisogna rimaniamo bloccati. E qua vedo che ci sono coccodrilli di tutto e di più, vabbè, comunque, speriamo che non vengano da questa parte. Meno male che era una zona facile. Allora, iniziamo. Qua, vedete qua in alto abbiamo l'inventario, qua abbiamo i punti engramma, ossia sono le nostre ricette che andremo a sbloccare. Come potete vedere qui di lato, sulla sinistra, vengono indicati i livelli nostri che andiamo a fare e mano a mano che cresciamo, quindi livelliamo il nostro personaggio, andremo a sbloccare delle nuove ricette. Allora, adesso io posso fare, vedete che sono sbloccate soltanto due cose, quindi il piccone di pietra e la nostra torcia. Allora, andiamo a fare il piccone di pietra. Per farlo dobbiamo tornare nel nostro inventario qui, dove c'è lo zainetto, e andare però questa volta nella creazione qui. E vedete che qua abbiamo le ricette che io ho sbloccato, in questo momento ne ho soltanto 3. Per fare il piccone basta che voi ci mettete sopra il mouse e vi dice che vi serve un pezzo di legno, 10 pezzi di paglia e una pietra. Allora, in questo momento io non ho nessun strumento di raccolta né animali, chiaramente, adesso arriverà lo scorpione. Dunque, allora la legna la posso fare dagli alberi, chiaramente, quindi qui c'è un albero e oh, c'è l'uccello del terrore. Aspettate ragazzi che devo trovare un punto dove non ci sono animali perché sennò qui... Allora, questi qui... Poi bisognerà imparare mano a mano che giocate anche gli animali che potete... cioè che non vi aggrediscono, quelli cui potete passare vicini, tipo questi qua, vedete? Ma invece scappare dagli animali carnivori. Allora, qua forse non c'è...
forse, perché potrebbe sbucare. Apparentemente non c'è. Ecco, sì, infatti ci sono già dei gruppi di lupi, andiamo bene, vabbè. Allora, questo è un albero, quindi inizialmente per prenderci la legna basterà semplicemente, vedete, darci dei pugni così. Ovviamente vi ferirete, quindi non è molto consigliabile, però ho già preso un po' di legna. Quindi poi cosa che mi serviva? Della pietra, la pietra in questo momento non avendo il piccone la devo andare a cercare per terra. Non sarà facile trovarla. No, ho preso, vediamo se trovo una pietruzza. Solitamente non ce n'è molte di pietre, quindi forse laggiù queste non so se si possono raccogliere. Eccola qua. Allora, sono queste qua, sono sempre pietrine, diciamo così, e vedete che ho ottenuto della pietra. Poi cosa che serviva? La paglia. Oh santo cielo, che spavento. Anche la paglia dovrei ottenerla dando qualche pugno momentaneamente agli alberi. Ecco, paglia. Allora, in teoria adesso sono pronta per fare il mio primo piccone. Eccolo qua, vedete che la ricetta è diventata di colore grigio rispetto al nero, vuol dire che ho tutti i materiali. Quindi farò tasto destro e andrò a farne uno. Man mano che io livello dovrò andare sempre a mettere i punti qua. E quando li avrò messi tutti quelli che ho guadagnato, ovviamente lui mi andrà a sbloccare i livelli. Scusa, vedete che adesso sono a livello 5, quindi in teoria posso andare a sbloccare nuove ricette. Allora, è fondamentale sbloccare in questo momento il fuoco da campo, poi l'accetta e poi la lancia, perché ai primi livelli in questo momento io ho necessità anche di uccidere magari qualche animale. Questa lancia qui ovviamente fa schifo perché è in legno, quindi si andrà a rompere, però diciamo che qualche animale piccolino, soprattutto su Ragnarok, che è migliore come mappa per iniziare, dovreste trovare facilmente i dodo e quindi quelli vanno bene da poter uccidere con la lancia di legno. Qua non so, qui sono già animali avanzati, quindi sarà abbastanza difficile. Ora, per procurarci la carne con il nostro piccone oppure anche l'accetta, poi dovrò fare anche l'accetta, dobbiamo uccidere un animale. Come ho detto, vi consiglio di fare animali piccolissimi, tipo i dodo. Ma qui, visto che c'è già un cadavere, basterà semplicemente andare a colpirlo e ci darà la carne. Quindi questa andrà cotta. Mi raccomando, non mangiatela cruda perché vi avvelenate. E quindi poi faremo il nostro. Mi metto qua che mi sembra un po' più tranquillo. Il nostro campo, fuoco da campo. Dunque, allora, per fare il nostro fuoco da campo abbiamo bisogno della selce. Ok, allora per fare la selce dobbiamo farci però anche l'accetta, che servirà anche poi per, diciamo, procurarci la legna. Ovviamente con gli strumenti ce ne darà molto di più che a mano. Dunque, allora l'accetta, ho sbagliato, l'avevo già sbloccato, ok. La dobbiamo fare qua e ci serve la selce. Allora, per fare la selce usiamo sempre il nostro piccone e andiamo a prendere un po' di pietre. Ecco queste, va. Allora, vedete che ho ottenuto selce, pietra e sabbia. Queste sono delle pietre, vedete questo colore giallino e danno anche la sabbia. Solitamente sono grigie le pietre, danno soltanto selce e pietra. Quindi in teoria adesso arriverà anche il coccodrillo, però vabbè. Dovrei essere in grado di farla. Vedete che sono diventata grigia. Chi è? Che spavento. E posso farmi anche la lancia. Dunque, allora, adesso che ho l'accetta, posso procurarmi facilmente la legna. Quindi vado sopra un albero e farò così e mi prendo un po' di legna. Quindi adesso dovrei essere in grado di fare il mio campfire o, vabbè, fuoco da campo. Vediamo. Ok, eccolo qua.
lo mettiamo a fare, vedete che qui sotto c'è una barra che avanza, vuol dire che sta creando l'oggetto, e poi me lo ritrovo dentro l'inventario. Lo vado a mettere in barra e lo vado a posizionare sul terreno. Vedete che quando diventa verde vuol dire che io lo posso posizionare in alcune... Adesso non so, ecco, vedete che qua per esempio, non so se si riesce a vedere, è rosso perché praticamente c'è questa pietra e non me lo fa mettere, quindi basta spostarsi. Allora, qua andremo ad aprirlo tramite il tasto E o F, parlo per quanto riguarda il PC. Ricordate che per alimentare il fuoco serve la legna, quindi andremo a mettere un po' di legna dentro e andremo a inserire la nostra carne qua, da quest'altra parte a destra. Dopo aver fatto questa operazione dobbiamo semplicemente accendere, quindi il fuoco sarà acceso e andrà a cuocere la nostra carne, che poi dopo la mangeremo. Mentre cuoce vi faccio vedere, vi spiego più che altro questi simboli tutti a destra qui nello schermo cosa sono. Allora, abbiamo, vedete che c'è un peso, quello lì è appunto il peso che vi ho spiegato prima, cioè ora mano a mano che noi andremo a riempire l'inventario, quindi il nostro zaino, quel peso diventerà blu, azzurro, vabbè. E quindi significherà che sta aumentando il nostro peso e quando sarà tutto completamente colorato d'azzurro vorrà dire che non potremo più muoverci, quindi saremo pieni. Poi abbiamo la goccia. La goccia significa che abbiamo sete, perché chiaramente noi qua poi dipenderà anche dalle zone, per esempio questa è una zona dove fa molto caldo, quindi calerà più in fretta la sete. Dobbiamo semplicemente trovare una fonte d'acqua che di solito potrebbe essere, mamma mia, lì ci sono delle pantere, il mare o un fiume, avvicinarci e fare il tasto, se non me lo fa fare, e, ok, guardando un po' verso il basso e vedete che ha fatto l'animazione del bere, vedete che la gocciolina si è riempita. Qua c'ho l'insonorizazione perché boh, evidentemente fa molto molto caldo. Poi sotto abbiamo il cosciotto, che quello lì va a indicare se abbiamo fame, quindi mano a mano che consumeremo energie, quindi correremo, faremo azioni, eccetera, ci calerà anche la fame, quindi dovremo mangiare. Adesso infatti sto facendo la carne. Il fulmine è il nostro vigore, cioè quindi quando andremo a correre, solitamente andremo a... Adesso vediamo se riesco a correre senza incontrare qualche bestia. A diminuire, vedete che sta diventando grigio e quindi andrà a diminuire, diciamo, il vigore e quindi quando sarà a zero non potremo più correre, saremo stanchi. E infine c'è la croce è la nostra vita e quando saremo colpiti andrà a diminuire, quando non beviamo o non mangiamo andrà sempre a diminuire, insomma perderemo vita per farla breve e quindi è quella croce, indicata da quella croce. Ora dovrebbero essere abbastanza pronte le nostre, cioè la nostra carne, vedete che cambia colorazione perché quando è così è cruda, quando diventa in questo modo è una bistecca, diciamo così. E quindi ce la andiamo a mettere in barra e poi ce la possiamo mangiare. Intanto lui ha fatto anche il carbone, perché bruciando la legna si produce carbone. Dunque, allora, altra cosa fondamentale è sbloccare anche i nostri vestiti, così ci mettiamo qualche cosina. Dunque, allora, i pantaloni, la maglia, anche questa qui che è la nostra borraccia, non è una borraccia buonissima perché è una borraccia fatta di pelle e cucita a mano, quindi perderà un po' d'acqua, però per i primi tempi, se vi volete spostare, quindi non avete a disposizione magari un lago, o, non so, un fiume o il mare, siete in mezzo al deserto, consiglio di farvi un po' di questa qui, l'otre, i guanti, le scarpine e la bandana. Ora che ho sbloccato queste nuove ricette, andiamo a vedere cosa ci serve per poterli fare. Dunque ci serve la fibra. Allora, altra cosa importante è trovare questi cespugli, vedete questi qua se ne trovano in tutte le mappe ed è facilmente, cioè sono facili da trovare. Con il tasto E vi dovete avvicinare e incomincerete a ottenere fibra, ma anche tanti tipi di bacche. Dunque diciamo che tutte le bacche possono essere mangiate, se ve le faccio vedere. Allora abbiamo queste qui rosse che possono essere tranquillamente mangiate, vi daranno non solo un po'
freschissima, ovviamente sono, come dire, vegetali, tipo frutta, quindi non è che vi danno tanta energia, quindi vi riempiono lo stomaco, però in caso possono sempre servire. Quindi queste rosse possono essere tranquillamente mangiate, queste idem, queste anche e anche queste qua. Queste sono le miglior bacche, quindi hanno un potere nutritivo migliore rispetto alle altre. Queste nere invece, che sembrano un po' dei mirtilli, queste invece non vi consiglio di mangiarle, perché queste addormentano e serviranno poi per catturare gli animali, ma lo vedremo poi più avanti. E anche queste qui invece, come dice, per rigenerare la fame, il vigore e il torpore, ma sono pericolose perché se le mangiate, queste bianche, vi disidratano, cioè quindi vi daranno sì, riempiranno lo stomaco, ma al tempo stesso vi andranno a diminuire la goccia, quindi vi faranno venire sete, quindi proprio per come ultima necessità mangiate queste bianche. Considerando il fatto che è arrivato un lupo di 112 e m'ha ucciso, adesso vi faccio vedere come funziona la morte. Allora, come vedete io sono morta e qua sulla mappa ci sarà una X rossa, qui è il punto dove io mi trovavo. Dovete fare, finché non avete fatto il letto, quindi è fondamentale subito riuscire a fare un letto, così rinascerete lì dove avete la casa, oppure dove eravate, insomma. Adesso io dovrò andare a fare rinasci zona casuale e quindi mi farà rinascere a caso più o meno nelle vicinanze di dove ero. Dovete cercare a questo punto un fascio di luce verde. Oddio, c'è anche sono i gacha qua per l'evento di Natale, giusto? Allora, purtroppo dovrò cercare di nuovo quel punto, sarà difficile trovarlo. Qua forse mi sembra un po' più tranquilla come zona, forse è meglio che mi metto qua. Però, come vedete, qua non c'è l'acqua, almeno apparentemente. Quindi dovrò mangiare le bacche per darmi un po' d'acqua. Quindi è fondamentale, appunto, come dicevo, anche crearsi subito il letto. Vediamo un po' il letto a che livello si sblocca. Dunque qua già a livello 4 possiamo fare il sacco a pelo, che sarebbe un letto momentaneo, poi c'è anche il bed, o meglio il letto. Ecco questo qui, il letto semplice che si può sbloccare a livello 7. Questo è importante perché così almeno quando morite rispawnate nel punto in cui dovete, sul letto, insomma, dove avete piazzato il letto. Dunque, allora adesso possiamo andare a farci la nostra prima casa che sarà in paglia, quindi vediamo per farla cosa serve. Dunque, allora, per fare la casa in paglia, questa qui è la base, quindi il pavimento, ci serve della fibra, della legna e della paglia. Abbiamo già visto come farla, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ovviamente vanno messe i pavimenti, poi ehm, come in normale survival anche le pareti, eccetera. Altra nota importante è che quando andrete a morire andrete a perdere tutto quello che avete addosso, quindi sarà fondamentale ritrovare il vostro corpo e luttarlo, cioè prendere, recuperare la roba da esso. Quindi io adesso in questo momento ho perso di nuovo il piccone, eccetera, adesso me ne andrò a rifare e poi inizierò a fare qui. Vedete che è una zona abbastanza piatta e mi farò la mia casa. Posiziono la mia base per terra in questa maniera, vedete che è sempre verde, la farò un 3, così funziona per tutti, diciamo che poi la casa migliorerà da paglia, potremo farla in legna, poi la potremo fare addirittura in pietra e infine in metallo, poi addirittura in tech, ma molto 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 più avanti dopo che avremo raggiunto certi livelli e anche affrontato, credo, se non mi ricordo male, i boss. Allora, facciamo così, adesso faremo una casa veramente easy, ma proprio per farvi vedere come funziona il discorso di mettere giù le mattonelle. Allora, vedete che è facile. Poi avremo bisogno delle pareti, quindi ce le andiamo sempre a mettere in barra, poi ce la possiamo fare come vogliamo. Adesso vi faccio una cosa veramente facile per farvi capire come funziona.
possiamo mettere anche delle finestre poi quando vogliamo, comunque. Ovviamente questa qui è una paglia che non ci proteggerà più di tanto, perché se ci attacca un animale... Questo chi è? Ah, vedete, questi qui per esempio si possono prendere delle cose da questi qui, tipo il petrolio. Dicevo appunto, se ci attacca magari... Vabbè, per il PvP lasciamo perdere proprio il discorso, parliamo di PvE. Se attacca un animale potrebbe anche distruggerla, perché è veramente, cioè come fosse nella realtà di paglia, fa veramente a pochissima resistenza. Ma adesso io, giusto perché all'inizio cercate un punto, magari cercate anche un punto in alto dove non ci sono animali, perché così almeno non avete problemi, però comunque un pochettino di... cioè un po' da rifugio favi, da un po' di protezione, ecco, non mi veniva il termine. Allora, qua una volta fatto mettiamo, diciamo, qui lo stipite e poi dobbiamo metterci la porta e poi faremo magari il tetto. Adesso io il tetto non lo metto, però comunque il concetto è sempre lo stesso, giusto per problemi di andare un po' più veloce, se no non finiamo mai. Un'altra cosa fondamentale è metterci, come ho detto prima, il letto come prima cosa. E poi altra cosa, andare a costruirci il nostro bancone. Allora, dovrebbe essere che lo dobbiamo ancora sbloccare. Ecco, ed è questo qua. Questo ci permette di andare a creare nuovi oggetti. Però per farlo, come potete vedere, c'è una cosa nuova, anzi due cose nuove che ancora non abbiamo visto. Sono il metallo e la pelle, ma questo magari lo vedremo la prossima volta. Allora ragazzi, se siete interessati a questa serie per i principianti, fatemelo sapere nei commenti, mettete un bel mi piace, più mi piace ci saranno e più andrò avanti nella serie. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, quindi siete nuovi, vi invito anche a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio di aver seguito e vi invito al prossimo video. Ciao!